Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia e Uncinetto. In questo tutorial vedremo la seconda parte della borsina che stiamo realizzando, quindi faremo la parte frontale. Iniziamo subito con l'uncinetto del 2,5 e il colore giallo. Abbiamo già fatto il corpo, adesso dobbiamo fare, la parte della chiusura che è anche decorativa. Facciamo 5 catenelle e chiudiamo in cerchio. Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse. Ci ricongiungiamo alla prima maglia bassa con una maglia bassissima. Facciamo una catenella, anzi non la facciamo la catenella di sicurezza, lasciamo stare. Facciamo che tanto questo filo verrà fermato dopo, così non ci crea nessun tipo di spessore, e cambiamo il colore. Iniziamo con il bianco, dobbiamo fare i petali della nostra margherita. Quindi ricordiamo 5 catenelle, 8 maglie basse all'interno delle 5 catenelle. Ci posizioniamo in uno qualsiasi dei punti bassi e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Poi rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta doppia non chiusa, una maglia alta doppia non chiusa, una maglia alta doppia non chiusa e una maglia alta doppia non chiusa. Chiudiamo tutto insieme, quindi la catenella e le la maglia bassa e le 3 catenelle iniziali sostituivano di fatto la prima maglia alta doppia, quindi abbiamo un totale di 5 maglie alte doppie chiuse insieme. Adesso facciamo 1, 2 e 3 catenelle e ci muoviamo nel punto successivo, dove andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto in questo petalo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Le chiudiamo insieme, 1, 2 e 3 catenelle, ci spostiamo nella maglia alta nella maglia bassa successiva. Allora sostanzialmente quello che dobbiamo fare è ripetere per 8 volte questa cosa qua, di fare 5 maglie alte doppie all'interno della stessa maglia bassa di base. Quindi avremo una margherita con 8 petali. Siamo a 4, al quinto punto alto doppio chiudiamo tutto insieme e facciamo ancora le 3 catenelle e avanziamo. Andiamo nella maglia successiva e facciamo al solito 4 e 5. Vedete, già abbiamo 4 petali. Facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Adesso entriamo nella maglia successiva, 1, 2, 3, 4, perfetto. Entriamo in questa, poi andiamo a fare al solito le nostre 5 maglie alte doppie, 2, 3, 4 e 5. 1, 2 e 3.
ho ancora gli ultimi 3 punti da lavorare. Intanto tiriamo qua il filo in modo che venga tutto molto regolare. Lo nascondiamo ancora sotto il prossimo punto. Abbiamo 2, 4, 5. Adesso dobbiamo fare il sesto petalo. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2 e 3 e facciamo ancora gli ultimi 2 petali, così vediamo insieme. Anzi, faccio questi ultimi 2 petali, ci vediamo dopo. Ok, ho deciso di risparmiarvi gli ultimi 2 petali perché repetita juvant bat stufant. Eccoci qua, vi ho risparmiato gli ultimi 2 petali perché avevate già visto tutto il procedimento e, come si dice, repetita juvant, però comunque alla fine, insomma, avevamo già visto tutto il procedimento. Allora, io ho finito con 3 catenelle e mi aggancio al primo petalo con una maglia bassissima. Faccio una catenella di sicurezza e stacco il filo. Tolgo le codine così non mi danno fastidio e inizio a lavorare con questo bellissimo rosa intenso. Vediamola. Ok, allora prendiamo il nostro filo, facciamo il solito cappietto sull'uncinetto e iniziamo da uno dei punti. Entriamo e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle. Adesso facciamo all'interno dello stesso archetto di 3 catenelle altre 5 maglie alte. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 per un totale di 6 maglie alte. Non facciamo nessuna catenella di separazione e ci spostiamo nell'archetto successivo, dove facciamo semplicemente 6 maglie alte. E facciamo questa cosa per tutto il giro. Ve ne faccio vedere un altro e dopodiché proseguo, ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, il risultato che deve venire è quello che vedete, quindi 6 maglie alte per ogni archetto di 3 catenelle. Ci vediamo dopo. Allora, sono andata avanti un po' e ho proseguito facendo il giro successivo, quindi abbiamo detto nel giro precedente abbiamo fatto 6 maglie alte per ogni archetto del giro sottostante e invece per quanto riguarda questo giro mi sono limitata a fare una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante. Finiamo il giro insieme. 1, 2, ci agganciamo alla seconda catenella di avvio, catenella di sicurezza e stacchiamo il filo in questo modo. Adesso cosa succede? Dobbiamo cambiare colore, io ce l'ho già pronto qui. Ci posizioniamo un po' indietro rispetto alla chiusura che abbiamo fatto e lavoriamo in questo modo. Allora, entriamo sempre dopo aver fatto il cappietto con una maglia bassa e una catenella. Rientriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta, così la chiusura sarà meno evidente. Vedete, l'ho fatto anche nel giro precedente, così la chiusura è meno evidente. Lavoriamo la maglia successiva, facciamo una catenella e poi lavoriamo le 2 maglie successive e facciamo sempre una catenella, 2 maglie
e una catenella, una e 2 maglie e una catenella. Per tutto il giro faremo 2 maglie alte sulle 2 maglie di base, intervallate da una catenella, quindi ogni 2 maglie faremo una catenella. Non dobbiamo saltare nessuna delle maglie di base, ma semplicemente aggiungere una catenella ogni 2 maglie alte. Vediamo l'ultimo pezzettino insieme. Nel frattempo, come vedete, ho sempre lavorato le codine, così poi non me ne devo più preoccupare, e quindi siamo pronti per lavorare in autonomia. Ci vediamo dopo. Ho concluso il giro e adesso mi sposto con 2 maglie bassissime all'interno del primo archetto di una catenella, dove faccio 1, 2 e 3 catenelle e una maglia alta. Poi faccio 1 e 2 catenelle e mi sposto nell'archetto successivo. 2 catenelle e mi sposto nell'archetto successivo. 2 e mi sposto. 2, mi sposto, e questo è il risultato. Lo faccio per 18 volte. Ci vediamo alla fine della 18ª volta. Allora, sono andata avanti e ho fatto, vedete, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18 archetti. A partire da questo punto io adesso lavoro una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante. Scusate, no, qua è soltanto una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante e una maglia alta nell'archetto. Quindi il primo archetto faccio una maglia alta, poi faccio maglia alta e maglia alta sulle 2 maglie alte del giro sottostante, maglia alta nell'archetto, maglia alta e maglia alta nel giro sottostante, maglia alta nell'archetto, e siamo a 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. No, aspettate che l'ho preso male questo, perché ci sono le maglie bassissime, quindi si fa un po' fatica a entrare. 1 e 18 e abbiamo 18 maglie alte. Ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio e sempre con 2 maglie bassissime andiamo al centro del primo archetto, dove poi ricominceremo a lavorare con il rosa, perché torniamo al rosa adesso. Con il rosa facciamo una maglia bassa e 2 catenelle, poi facciamo altre 2 maglie alte, una e 2 catenella di separazione, entriamo nell'archetto successivo, dove facciamo le 3 maglie alte, catenella di separazione e 3 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, e lo facciamo per 17 volte, quindi dobbiamo avere 17 di questi archetti. Ci vediamo dopo. Ho finito di fare 17 archetti e sono ripartita con le maglie alte. Adesso dobbiamo ripetere per 3 volte questa sequenza, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte, quindi quelle dell'archetto successivo all'ultimo, scusate, le maglie successive all'ultimo archetto che abbiamo fatto sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 e 17.
Nell'archetto successivo facciamo le 3 maglie alte, poi lavoriamo ancora 2 maglie alte sulle 2 maglie alte del giro precedente e nella successiva andiamo a fare una e 2 maglie alte nello stesso punto. Poi lavoriamo ancora una, 2, 3, 4 e 5 e nella sesta 2 maglie alte insieme, una e 2. E ancora per la terza volta, una, 2, 3, 4 e 5 e nella sesta una e 2 insieme e finiamo con 5 maglie alte, una, 2, 3, 4. Ecco, ho sbagliato di nuovo perché c'era la scusate, la maglia bassissima e 5. Eccola qua. Adesso ci ricongiungiamo alla seconda catenella dell'avvio del giro, facciamo 2 catenelle, rientriamo e facciamo una maglia alta e poi lavoriamo una e 2 maglie alte. Poi facciamo una, 2, 3 e 4 nell'archetto, 4 maglie alte nell'archetto e ripetiamo questa cosa 2, 3 e 4 per 17 volte. 1, 2, 3 e 4. Sostanzialmente lo dobbiamo fare per tutti gli archetti di una catenella che abbiamo. Quando arrivo io qua ci rivediamo, così vediamo come proseguire. Eccoci qua, finiti gli archetti, quindi 4 maglie alte in ogni archetto di una catenella. Adesso dobbiamo lavorare una maglia alta su ogni maglia alta del giro sottostante e facciamo una, 2, 25 e 26. Ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, che sarebbe diciamo il primo punto alto, e stacchiamo il filo. Ecco qua, possiamo anche pulire le codine perché vedete io le lavoro sempre man mano, in modo che quando finisco il mio lavoro praticamente non ho più nulla da pulire e come dire, il pezzo è già pronto da montare. Avete visto che questa parte qua la sto facendo piena perché è qui che la andremo poi a cucire sulla borsina, in modo che ci sia spazio dove far attaccare i punti. Allora cambiamo colore, adesso dobbiamo prendere un altro colore che è il bianco, scusate, il giallo. Allora, iniziamo da un punto
che potrebbe essere questo, anche un po' più indietro, facciamo da 5 indietro e facciamo un giro di maglie basse con una particolarità che adesso vedremo. Qua andiamo a lavorare qui dentro, così. Lavoriamo qui. Ecco, adesso il filo lo possiamo tagliare. Lavoriamo qui e qui e poi andiamo a fare andiamo a fare una mezza maglia alta dove c'è lo spazio, vedete? Aspettate, allora facciamo tutte maglie basse, scusate ma mi sono un attimo persa. Allora, mezza maglia alta dove c'è lo spazio e poi ricominciamo con i punti bassi. 1, 2, 3 e 4 e poi mezza maglia bassa, mezza maglia alta dove c'è lo spazio, così. Poi ricominciamo con i punti bassi. 1, 2, 3 e 4 e nello spazio mezza maglia alta. 1, 2, 3 e 4 e mezza maglia alta. 1, 2, 3 e 4 e così via fino ad arrivare alle maglie alte. Quando arriviamo alle maglie alte ci rivediamo. Siamo arrivati alle maglie alte, dobbiamo distribuire degli aumenti, 5 per la precisione, quindi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e ne abbiamo uno. 1, 2, 3, 4 e 5 e ne abbiamo 2. 1, 2, 3, 4 e 5 e 3. Quindi ogni 5 ne facciamo una doppia. 1, 2, 3, 4, 5 e una doppia, e qua ne facciamo una doppia lo stesso. 2 e 3 facciamo e sono 5 aumenti. Allora a questo punto ci ricongiungiamo alla prima maglia bassa con una maglia bassissima e tagliamo il filo. Adesso il giro di dopo è veramente semplice perché non dobbiamo fare altro che ripetere un giro di maglia bassa su tutti i punti, compresi quelli che abbiamo fatto a mezza maglia alta. Quindi su ogni punto di questo giro dovremmo fare un giro di maglia bassa, cambiando colore, quindi facendolo con il bianco. Partiamo con il bianco, cappietto solito. Qua non ho fatto la catenella di sicurezza, l'avete visto, perché comunque non è necessario. Abbiamo in ogni caso la possibilità di nascondere il filo sotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comunque è inutile che ve lo faccio vedere perché comunque sono tutte maglie basse. Arriviamo soltanto dove c'è la giuntura, così vi faccio vedere. Nascondiamo la prima codina, che è quella dell'avvio, la seconda codina, che è quella che ci portiamo dietro dal giro precedente, e sostanzialmente
Anche in questo caso non ci dobbiamo più preoccupare delle codine, tiriamo bene e nascondiamo il filo, vedete? Non ci dobbiamo più preoccupare delle codine. La lavorerò sotto una decina di punti e poi sempre con il filo bianco inizieremo l'ultimo giro, che è quello decorativo. Allora io vado avanti, ci vediamo quando inizierò l'ultimo giro. A dopo. Ho chiuso il giro sempre con una maglia bassissima, guardate che bello adesso, questa alternanza di colori è veramente bella. A questo punto facciamo l'ultimo giro. Cosa facciamo? Facciamo una maglia bassa nel primo punto, saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2, e nella terza andiamo a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 1 e 2 maglie di base e nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Saltiamo 1 e 2 e nella terza 5 maglie alte. Alterniamo sempre questi due punti. Quindi 5 maglie alte, saltiamo 2 maglie di base, una maglia bassa, saltiamo 2 maglie di base, 5 maglie alte. 1, 2 e 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2 e 3 e così via per tutto il giro. Quindi questo è l'ultimo giro e crea questa sorta di merlettino come rifinitura. Quindi adesso io vado avanti e ci vediamo quando avrò finito il pezzo con tutta la borsa completa per prepararci alla confezione. Ci vediamo dopo. Ci siamo, ho terminato, vedete, questo è il risultato definitivo. Allora adesso nascondiamo la codina con l'aiuto di un ago da lana, la facciamo passare attraverso qualche puntino e poi qua sul bordo bianco. Ecco qua. E abbiamo terminato. Guardate che bell'effetto di colore, ma guardatelo anche insieme a questo. Comunque i colori abbinati sono molto belli insieme. Pensate, ho usato lo stesso verde, diciamo casualmente, da una parte e dall'altra, e guardate come l'abbinamento di un colore diverso, questo salmone con questo rosa così shocking, dà un effetto diverso alla fine. Allora, come vi dicevo, però lavoreremo adesso su questa borsina, perché io l'altra l'avevo, come dire, questo qua l'avevo già fatto, quindi vi dovevo farvi vedere come fare questo, ma appunto questo qua era già pronto e quindi adesso non ci resta che agganciarlo alla parte della borsa. Come facciamo? Vedete che qua cominciano i punti alti, qua in questa parte qua cominciano i punti alti. Io ho lasciato questi punti alti in modo da avere la possibilità di come dire, di avere più spazio per poter cucire la borsina. E arrivata a questo punto io farò questa cosa qua. Allora no, mi serve il filo di questo colore che in questo momento qua sul tavolo non ho, quindi lo vado a prendere e ci rivediamo. Rieccoci, ho preso il filo, adesso ne ho preso una gugliata e lo infilo dentro l'ago da lana. A questo punto io vado a vedere dove posizionare per bene la borsina e faccio il primo punto qui. Ci passo un paio di volte. Così sono sicura che non scappa. E dopodiché, seguendo questa parte qua, vedete,
seguendo questa parte qua vado a fare la cucitura con il filo dello stesso colore. Quindi adesso esco sul retro in questo modo e poi entro in tutti i buchetti. Se riesco a farlo così ancora meglio, sì, riesco. Quindi entrerò e uscirò in modo da prendere tutti i buchetti e nello stesso tempo prendere anche la parte della borsa sottostante. Quando sentite che l'ago scivola troppo facilmente vuol dire che non avete preso niente sotto, è il caso di rivedere un po' la situazione. Per esempio qua scorreva un po' troppo facilmente, segno che non stava prendendo niente sotto. Invece controllate sempre, vedete qua, infatti qua non è agganciato, lo agganciamo, ecco qua, adesso sì. Volendo possiamo anche tornare indietro con la cucitura in modo da essere proprio sicure che abbiamo preso tutto per bene, però adesso poi ci basta fare una riprova una volta che avremo cucito. Vedete, io sto facendo qua tutta la cucitura. Una volta che avremo cucito ci basta andare a vedere com'è la situazione dentro e se la situazione dentro è abbastanza regolare non è necessario fare nessun'altra azione. Ecco qua. Adesso facciamo qualche puntino nascosto qui dentro per fissare il tutto e poi quello che possiamo fare, se vogliamo, cosa che io penso che farò perché nell'altra borsa l'avevo fatto, aveva funzionato, possiamo agganciarci anche a questa parte qua. Non è necessario prendere chissà quanti fili perché è semplicemente una cosa, non dico neanche estetica, ma solo funzionale per fare in modo che rimanga ben aderente la parte superiore. Però non ha nessun tipo di valenza ai fini, diciamo, della resistenza della borsa, è semplicemente una cosmesi per far sì che rimanga più aderente.
Ecco qua, ci siamo quasi, siamo arrivati quasi alla fine. Abbiamo finito di agganciare questa parte alla borsa, vedete? Sto entrando piano piano in tutti gli spazietti. Ecco qua, direi che così va bene. Adesso fisso un attimo. Qui, fisso e taglio il filo. Ok, vedete, la borsina è perfettamente cucita. L'ho cucita nella parte dietro, l'ho cucita nella parte davanti. Adesso qua lo allargherò un pochino perché è rimasto poco cucito, qua è rimasto meno cucito che qua. Comunque lo allargherò un pochino e poi lo fisserò. E così abbiamo finito la nostra borsina, vedete? Quindi io ho fatto in modo che ricadesse sulla parte verde, come vi dicevo, perché qua c'è questo profilino di salmone che richiama e secondo me è molto carino. Poi se la vogliamo aprire vediamo dentro, appunto, una borsa abbastanza capiente. Come facciamo la tracolla? La tracolla la facciamo così: prendiamo il nostro filato e facciamo una bella catenella lunga, diciamo 3 volte la lunghezza che vogliamo dare alla tracolla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ecco, è inutile che ve lo faccio vedere, vi farò vedere tutte le catenelle fatte, ci vediamo dopo. Adesso vi spiego che cosa ho fatto. Allora, ho preso questa catenella che vi ho detto, ho fatto 3 volte la lunghezza della mia tracolla e l'ho piegata in 2. Dopo averla piegata in 2, come vedete, l'ho intrecciata, una treccia normale. Adesso ho fatto poi 2 nodini all'estremità, devo prendere questa estremità e agganciarla a uno dei laterali della borsa in questo modo. Quindi entro con il filo, vedete, entro. Poi lo faccio passare in mezzo tra i fili delle trecce, così, da una parte. Se il primo tutorial in cui mi vedete cucire, sì, sono mancina e quindi faccio tutto il contrario, e quindi tutto quello che si fa a favore di telecamera per me è doppiamente faticoso. Spero che si veda bene e soprattutto che sia comprensibile, ma semplicemente sto passando con il filo dentro e fuori la treccia, in modo da fissarla bene al laterale della borsa. Voi dite sono mancina, però lavoro con la destra, è perché mi hanno insegnato così quando ero piccola, non ho avuto alternativa, lì ho dovuto imparare a lavorare con la destra, altrimenti non mi avrebbero insegnato. Io per l'amore dell'uncinetto ho imparato anche a usare la destra, però per quanto riguarda il cucito mi sono impuntato, ho detto tanto io sono autodidatta, quindi uso la mano che preferisco, e infatti ho usato la mia mano, che è la sinistra. Allora fissiamo il filo e lo tagliamo, e adesso guardate, la borsina è praticamente pronta. Adesso se mettiamo qualcosa dentro, giusto per dare un'idea dell'effetto volumetrico che dà, ecco, anche questo è un po' lungo. Questa è la borsina terminata, vedete? Adesso facciamo così, alziamo un pochino la telecamera così si vede meglio. Vedete? Guardate che meraviglia questa borsina. C'è la mia tracollina ed è pronta per essere utilizzata.
Adesso io ovviamente questa è una variante di colore che vi ho proposto, questa è la seconda variante di colore, potete utilizzare tutta la vostra fantasia per farla del colore che preferite e quindi diciamo che è dalle infinite possibilità cromatiche. Allora, io con questo credo di avervi detto tutto, do una pulita qui al piano dopo aver lavorato per darvi appunto l'effetto finito di questa borsina che mi godo anche io perché è veramente bella, tutta colorata, mi piace un sacco e sicuramente ne farò tantissime da regalare anche alle mie bambine, alle amiche delle mie bambine, insomma ne farò tante perché mi piace farle e perché appunto mi piace giocare tanto con i colori. Quindi a questo punto non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito fin qua, vi do appuntamento al prossimo tutorial e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto potete cliccare sulla campanella, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella in modo da essere sicure che non perderete nessuno dei prossimi tutorial. Vi ringrazio ancora e vi auguro come sempre buon lavoro e buon divertimento.